Ciao, questo è un video un po' speciale in cui per festeggiare i 15.000 follower su Instagram e i 2.500 qui su YouTube ho deciso di rispondere ad alcune domande fatte proprio da voi. Iniziamo subito. Un po' di persone mi hanno chiesto come ho iniziato ad approcciarmi al mondo delle fiber arts. Questo l'ho spiegato anche nel mio video presentazione, se può interessarti vattelo pure a vedere. Praticamente io fin da giovane sono stato super appassionato di anime e manga e ho fatto per un sacco di anni cosplay. Fare cosplay vuol dire vestirsi da uno dei personaggi di anime, manga, fumetti, serie TV, tutto quello che può indossare i panni di un personaggio, e per questo craft ho imparato di tutto, dal sartoria, modellare parrucche, creare armi finte con materiali di cui assolutamente non si sa il nome al di fuori di quello che è l'ambito del cosplay, e quindi ho davvero provato tantissime tecniche, fatto tantissime cose, e questo mi ha proprio introdotto a quella che è la strada della creatività e del provare diversi craft. Circa 5 anni fa ho ripreso mano a ricamare, cosa che avevo già fatto prima, sebbene mai in maniera didattica, quando ho realizzato un regalo ricamato e ho riscoperto com'è rilassante, com'è piacevole, com'è bello passare il tempo a fare dei craft di filato. E quindi ho iniziato ricamando e poi ho deciso di andare a appunto testare Multicrafter, un po' tutti gli altri, e così mi sono appassionato mano a mano sempre a diversi e altri craft. Il mio percorso non è assolutamente finito, sento che ci sono ancora tantissimi craft che vorrei provare, che vorrei imparare a fare, che vorrei condividere con la gente, quindi assolutamente questo non è nessun traguardo, questo è un punto di partenza per provare tante altre cose. Mai ricamato nella vita? Si può iniziare da un tuo kit di ricamo? Anzitutto grazie che vuoi provare a ricamare, secondo me è bellissimo, e che vuoi provare a iniziare con un mio kit di ricamo. Io lo dico spessissimo durante i market, assolutamente, se neanche non hai mai ricamato, fare un corso con me o provare a ricamare con uno dei miei kit di ricamo è un ottimo modo per iniziare. Penso i miei kit proprio per renderli il più fruibili possibili a un principiante, quindi non hanno solamente le istruzioni scritte, ma hanno anche le foto dei passaggi e hanno anche i video tutorial dei diversi punti di ricamo, proprio perché se non hai mai preso ago e filo, sto cercando di accompagnarti nel percorso di imparare a ricamare, che secondo me è un craft bellissimo e sono sempre così contento di condividerlo con le persone. Ci sono alcuni dei miei kit che sono, diciamo, più avanzati rispetto ad altri, ma in realtà se anche scegli un kit più avanzato perché l'immagine ti piace particolarmente tanto, vuol dire che il desiderio di realizzare quell'immagine ti spingerà a imparare come farlo. Quindi qualsiasi dei miei kit è un ottimo punto di partenza. Quando le persone mi chiedono consigli su come sono arrivato, dove sono arrivato, o sono altri artigiani che stanno cercando di intraprendere percorsi simili, ammetto che mi trovo sempre un po' in difficoltà, perché come ho detto prima parlando di fiber arts, onestamente per più o meno tutto quello che è la mia vita non cerco mai di pensare a me come sono arrivato, ma provo sempre a pormi nella direzione di sto andando verso, o ho degli obiettivi, o è un percorso e lo sto percorrendo. Quindi quello che dico di solito a persone che mi chiedono questo è: non mollare, persevera nel fare quello in cui credi, apriti più strade, parla con altra gente, assolutamente prova a chiedere consigli ad altre persone che magari fanno il tuo stesso craft specificatamente e prova a vedere cosa ha funzionato per loro e riapplicarlo su di te. In generale, non avere paura di mollare, non avere paura di provare, non avere paura di dire ok, questa cosa non ha funzionato, cambiamo, proviamo qualcos'altro. Io vorrei sapere di tutto sui tuoi amici, la mia domanda preferita. Io ho 2 gatti, la mia senior tartarugata è la prima gatta che ho adottato, abitavo da solo in un mini appartamento, la sera tornavo a casa da lavoro e non avevo nulla e nessuno con cui condividere lo spazio, e quindi ho detto sarà forse il momento di prendere nella mia vita un qualche animale domestico, e ho deciso di prendere un gatto perché sono animali leggermente più semplici da gestire rispetto a quello che può essere un cane o altri animali più grandi, e ho deciso di adottare un gatto adulto, quindi sono andato dai volontari ENPA della mia zona e ho chiesto datemi il gatto che nessuno vuole, sarò io felice di dargli una casa, e loro mi hanno dato Tabata. Si chiamava così, non ho scelto io il nome, era reduce da 3 adozioni precedenti, tutte e 3 andate male, quindi era un gatto che non si fidava degli esseri umani, non aveva voglia di essere toccato, no. E io ero tipo no problem, possiamo convivere tranquillamente nel mio spazio e tenerci compagnia semplicemente coesistendo.
e per me è una storia particolarmente bella, quindi sono sempre così contento di raccontarla, ma la volontaria EMPA che mi ha portato Tabata quando abbiamo fatto l'adozione mi ha detto chiaramente: guarda, dovrei arrivare per quest'ora, ma potrei fare molta fatica a portare Tabata nel trasportino e portarla da te, quindi considera che potrei arrivare molto in ritardo. Ed è arrivata 5 minuti in ritardo e mi ha detto: guarda, io non so cosa sia stato, ma stamattina ho portato il trasportino davanti a Tabata e Tabata è entrata, come se sapesse che stava andando a casa. Quindi sì, io e Tabata ci siamo assolutamente trovati, lei è stata il gatto perfetto per me, io ho rispettato i suoi spazi per un sacco di tempo e questo le ha permesso di diventare sempre più calorosa e affettuosa, e ora è il gatto più affettuoso del mondo. Si lascia toccare senza problemi, prendere in braccio, sale sulle gambe, mi cerca, mi segue nelle stanze. Io e Tabata siamo anime gemelle. E la seconda adottata è Miso, una gatta grigia che ho preso da cucciola. La mia idea era portare un altro gatto in casa in modo che Tabata avesse qualcuno a conquistare mentre io sono al lavoro o via. Non so se ha funzionato perfettamente. Miso è il diavoletto della casa, fa un po' di danni in giro, si rincorre con Tabata, è un po' neurodivergente, le vogliamo bene per questo. Quindi al momento Miso sta ancora imparando a salire sulle gambe o a farsi prendere in braccio, però ci sono netti miglioramenti, è con me da 2 anni e è proprio questione di rispetto. Rispettando il suo spazio e i suoi tempi, sicuramente con il tempo anche Miso prenderà affettuosità nei miei confronti. E questo si collega perfettamente a una delle domande che più mi viene posta, e che è se ho un altro lavoro oltre a Nenidle. E la risposta è sì, Nenidle non è il mio lavoro, io ho un lavoro vero, un lavoro ufficiale, e quindi il tempo che dedico a Nenidle durante la giornata sono le mie mattine prima di uscire, le mie pause pranzo, le mie serate, nottate e ovviamente tutti i miei weekend. È folle da dirlo, se provassi a descrivere la mia settimana a un'altra persona sarebbero tipo what? Ma faccio quello che mi diverte, quindi assolutamente non lo considero un lavoro, lo considero ore di divertimento e ore che mi danno tantissima soddisfazione e mi permettono di conoscere altre persone e di condividere il mio craft con altra gente. Onestamente, se avete visto alcuni dei miei vlog qui, soprattutto quelli in preparazione alle fiere, in preparazione ad Abilmente, avrete forse notato che filmo di solito prestissimo la mattina, in pausa pranzo o alle ore del tramonto, e spesso succede che filmo con le luci accese, quindi con il buio fuori, proprio perché sono quelli i momenti in cui posso dedicarmi a Nenidle. Per chi mi chiede se sarò anche alle prossime Abilmente, faccio sempre fatica a rispondere. Io sono della zona di Vicenza e quindi Vicenza è quella che mi è più comoda da raggiungere e quella che ho fatto finora. Questo sarà il primissimo anno, tra qualche settimana, in cui andrò a fare un'altra edizione di Abilmente, cioè proverò Torino. Ma in realtà tutte le Abilmente non sono date per scontate. Prima di Abilmente bisogna capire se c'è spazio di me e se mi prendono, quindi non lo do mai per scontato. E quando la gente mi chiede ti vedrò alla prossima Abilmente, la prossima che sarà in primavera, non posso dire per certezza di sì, ma posso dire mi farebbe sicuramente piacere. Riguardo alle domande sull'uncinetto, ho fatto corsi di uncinetto qui in presenza, qui in zona, ma non sono i corsi in cui mi sento più a mio agio a fare, quindi di solito cerco sempre di rimandare ad altre persone che invece si occupano di fare corsi di uncinetto sicuramente meglio di me. Io ho imparato da autodidatta in realtà, ma poi ho seguito dei corsi in presenza, alcuni singole lezioni, altri plurilezioni, per aiutarmi a migliorare la tecnica e o a fare dei progetti specifici che avevo in mente. In generale credo che la cosa migliore sia sì leggere un po' la teoria, informarsi un po', ma poi provare. Non avere paura di provare, sbagliare, disfare il lavoro che si è provato e rifarlo completamente da zero. Bisogna un po' sapere che alcune ore di tempo verranno perse nelle prove, ma è anche qualcosa che ti permette di migliorare. Sulla specifica domanda dell'uncinetto tunisino, so usare l'uncinetto tunisino, mi ha insegnato una mia cara amica ad utilizzarlo e mi piace tantissimo la texture che crea, ma al momento non penso di avere in mente né di fare corsi, né di fare tutorial, né di fare pattern, né di fare nulla con l'uncinetto tunisino, anche perché non ne posseggo uno in casa, quindi la mia amica mi ha prestato il suo per insegnarmi, ma io non ne ho in casa, ho solo uncinetti normali e al momento utilizzo quelli. Per quanto riguarda la scelta dei filati, mi sto concentrando particolarmente in questo periodo per informarmi su quale sia il modo migliore di scegliere un filato che sia anche sostenibile e non solo questo filato è bello o ha un bel colore, ma ci sia comunque dietro qualche valore che ci tengo a mantenere.
Quindi in merito a questo sto sicuramente facendo molte riflessioni e vorrei arrivare a farne un video dove parlo specificatamente del tema dei filati e di come scelgo i filati e di come utilizzo i filati in quanto persona vegana. Ma se mi stai chiedendo come scegliere i filati per un progetto, quello che posso dirti è: spesso, se stai seguendo un pattern, il pattern suggerisce dei filati con cui realizzarlo, e utilizzare quelli è specificatamente il modo migliore di ottenere il risultato più simile a quello che sono le foto di solito che vedi nella realizzazione. Quindi quello è ottimo. Altre ottime idee sono scegliere un kit che quindi ti dà dentro sia i materiali, i filati, che le istruzioni per realizzare una cosa. Io ad esempio faccio kit per la mia Archer bag, quindi di maglia o di uncinetto, una borsa realizzata con dei filati di cotone che già inserisco nel kit, e così hai certezza che si usa un filato con cui ne è stata almeno realizzata una o più creazioni. Tantissime persone mi chiedono se finirò mai in X città o in X paese, grazie in questo caso alle persone della Puglia e alla mia cara amica Donatella, che un giorno forse verrò a trovare, e quindi forse qualcosa in Puglia potrei organizzare, speriamo, mi farebbe piacere. In generale non so mai dove andrò, non lo scelgo a tavolino, di solito vengo invitato da associazioni o da eventi che mi aiutano a organizzare workshop nel loro spazio o a organizzare fiere, provo a candidarmi a market in giro per l'Italia o all'estero, ma non è semplicissimo e chiaramente logisticamente parlando andare a fare un market in Puglia con tutte le mie creazioni non sarebbe proprio super facile, ma mai dire mai. Le domande fatte sulla questione del rammendo invece ne sono super contento, perché è qualcosa che ho recentemente iniziato a condividere. Se hai letto le mie newsletter negli ultimi 2 anni saprai che in realtà già a gennaio stavo facendo idee di rammendo, di fare qualcosa, di pubblicamente parlare di rammendo con le persone, perché io sono particolarmente legato a temi di sostenibilità, upcycling, cercare di non comprare capi nuovi se non sono necessari o se non sono di brand che hanno valori che posso condividere e che sono trasparenti nel modo in cui realizzano i capi, ma piuttosto scegliere di andare a comprare ai mercatini dell'usato, di andare a fare swap con persone che conosco, di recuperare quelli che sono capi che ho nell'armadio e tramite il rammendo, tramite il ricamo, tramite qualsivoglia tecnica che possa rinnovare il capo, riutilizzarli e non buttarli. Cercare sempre di trovare la soluzione della nuova vita prima di buttare qualsiasi cosa o prima di comprare qualsiasi cosa. Questi sono i temi che mi hanno avvicinato al rammendo come tecnica. All'inizio mi sono davvero impelagato su quello che era il rammendo invisibile, che non faceva per me, e quando ho scoperto, diciamo, il rammendo visibile come idea che è decorativa e non solo funzionale, mi si è aperto un mondo e quindi ho iniziato a provare diverse tecniche a seconda anche di quello che dovevo rammendare. Quindi di fronte alla macchia, di fronte al buco, di fronte alla necessità, capire qual era il modo migliore di affrontarlo mi ha permesso di sperimentare. Raramente ti vedo giù di morale. Come fai ad essere sempre così solare? Questa è una domanda che da un lato mi fa molto piacere, perché provo ad essere uno spazio sicuro e uno spazio piacevole in cui stare per le persone che guardano i miei video o che mi seguono sui social o che mi incontrano in fiera, ma assolutamente non è sempre così. Ovviamente sono un essere umano anch'io sento stanchezza, anch'io provo frustrazione, anch'io provo tristezza, e anzi in alcuni vlog che ho fatto anche qui sui social ci sono persino dei momenti in cui piango dalla frustrazione, quindi sono un essere umano anch'io. Quello che si vede sui social è sempre una piccola parte di quella che è la mia giornata. È ovvio che la stanchezza non è neanche piacevole da vedere, quindi non sarò io a dire oh mio Dio sono super stanco, non riesco più neanche a stare in piedi, ma si vede la stanchezza nei miei occhi. È sempre equilibrata dalla soddisfazione, dal piacere, dal divertimento che ho nel fare quello che faccio. Quindi se mi vedi in fiera la domenica pomeriggio saprai che sono stanco, ma questo non mi toglie di salutarti e di cercare di essere felice nel momento in cui vieni a parlarmi. Fai un tour dello studio? Oh mio Dio, ne sono super contento. Lo studio è la mia stanza felice di casa e ho in realtà un piccolo tour. Al momento è di qualche mese fa, quindi sicuramente ci sono stati dei cambiamenti, però ho fatto un video a febbraio in cui facevo del decluttering e risistemavo lo studio per ripartire con l'anno. Quindi se ti incuriosisce vedere il mio spazio, puoi andare a vedere quel video o magari potrai farne uno di più aggiornato. Vedremo. Le domande che mi chiedono perché so l'inglese, se sono inglese o se sono bilingue.
Adoro. No, assolutamente non sono bilingue, mi piacerebbe moltissimo esserlo, ma no, ho imparato l'inglese scolasticamente e appassionandomi a tante cose che esistevano solo in lingua inglese e che quindi imparando bene l'inglese avrei potuto avere facile accesso a queste. Sui social appunto cerco di tenere vivo l'inglese parlando con altre persone, seguendo account inglesi. Detto ciò, il mio livello di inglese parlato è quello che ha subito più calo di qualità, diciamo, da quello che è stato il periodo post-scolastico, perché ovviamente non ho particolarmente momenti in cui interagire in inglese parlato. In inglese scritto mi sento particolarmente più forte che nel parlato, ma fare video su YouTube in inglese mi sta aiutando anche a sciogliermi in tal senso, quindi sono super contento di provare a fare ogni tanto un video in inglese in modo da appunto auto-allenarmi e spero tanto non dia troppo fastidio. Metto sempre i sottotitoli in italiano, quindi anche se trovate un mio video in inglese attivate i sottotitoli e potrete seguirlo lo stesso. Come è nata la tua Pomodoro Obsession? Honey, tu nasci con l'ossessione del pomodoro e l'ossessione del pomodoro cresce in te. Sono un grande amante dei pomodori in tutte le loro forme e mi piacciono un sacco di ricette che contengono il pomodoro, quindi è stato tipo il filo di unione tra tante cose che mi piacevano ed ha una forma bellissima, è un dettaglio rosso che adoriamo e i pomodori, noi amiamo i pomodori. Spero di aver risposto in maniera esaustiva. Se hai altre domande per me vuoi farmele nei commenti, sarei felice di leggerle e di risponderti. E altrimenti ti ringrazio tantissimo per essere qui, per far parte di questo piccolo angolo di mondo e per interessarti a quelle che sono le fiber arts. Non è scontato. Ci vediamo al prossimo video?